Oggi abbiamo fatto le ciambelle fritte. Con la nostra dose ve ne vengono 27. Sono tipiche del carnevale, ma diciamocelo, sono buone tutto l'anno. Vediamo la ricetta. Gli ingredienti che utilizziamo per fare le ciambelle fritte sono 400 g di farina, forza 260 del tipo 1, 6 g di lievito in polvere oppure 12 g di lievito di birra, una patata da 170 g che poi verrà lessata e lessata al netto dovrà pesare 150 g, 50 g di zucchero semolato, un uovo piccolo, 50 g di burro, 150 ml di latte intero, la scorza di mezza arancia e poi utilizzeremo anche il succo, un po' meno della metà, vi faremo vedere. 2 pizzichi di sale. Per friggere utilizzeremo circa 800 ml di olio di semi di arachidi. Dopo averle fritte cospargeremo le ciambelle con lo zucchero semolato, quindi vi servirà. Per dare forma alle nostre ciambelle ci serve un coppapasta da 8 cm di diametro e un beccuccio, per esempio quello della sac à poche, da 2,5 cm. Procediamo quindi con l'impasto. Mettiamo la farina sulla spianatoia. Facciamo il classico buco al centro. Ci mettiamo il lievito e il latte. Non tutto. Amalgamiamo quindi il lievito nel latte, lo sciogliamo. La patata l'abbiamo lessata e calda, la mettiamo al centro. Lo zucchero. Mettiamo meno di mezza scorza d'arancia. Tagliamo anche meno di metà arancia e mettiamo il succo. Come vedete è praticamente un cucchiaio di succo d'arancia. E amalgamiamo il tutto. Facciamo l'uovo. Aggiungiamo l'uovo. Il burro lo versiamo sciolto. Piano piano, vedete, amalgamate. Questo lo si può fare anche in planetaria, vero? Sì. Quindi seguite l'ordine degli ingredienti e lo mettete in planetaria. Due pizzichi di sale. Ok. Quindi abbiamo aggiunto 2 pizzichi di sale. Continuiamo ad amalgamare. Aggiungiamo piano piano il latte che un po' ci eravamo lasciati. Vedrete che con questa ricetta le ciambelle vi verranno extra soffici. Uno dei motivi è proprio perché dentro c'è la patata, quindi se vi state chiedendo patata sì o patata no, se le volete extra soffici, noi vi raccomandiamo di utilizzarla. Noi la mettiamo, lo sapete, anche nella famosa focaccia barese. Quindi se ci chiedete se la patata va messa o meno, la risposta per noi è sì, perché le ciambelle devono essere estremamente soffici. Continuiamo, quindi abbiamo messo un altro po' di latte, vedete, impastiamo con le mani. Inoltre, che altro fa la patata? Mantiene a lungo poi la ciambella, quindi si mantiene di più e la mantiene anche più umida, quindi ci sono tantissimi vantaggi nell'utilizzo della patata. Perché ometterla? A questo punto bisogna impastare per almeno 10 minuti.
Per questo vi diciamo, se volete utilizzare la planetaria, fatelo pure ovviamente, vi risparmiate il lavoro a mano. Se non avete la planetaria invece, le ciambelle fritte le farete come noi. Vedete l'impasto si è allisciato praticamente, vedete che bello, ecco qui. E non abbiamo ancora finito di impastare, quindi pochi minuti ancora. Pirliamo un po' l'impasto prima di metterlo a lievitare. Sino al raddoppio. Aspetteremo sino al raddoppio. Ricordatevi che ovviamente dovete avere un ambiente caldo in casa. Se fa freddo, in genere a febbraio fa freddo, accendete i termosifoni. Dopo un'ora a 25 gradi, vedete, il nostro impasto è raddoppiato. Un po' di farina sulla spianatoia e mettiamo l'impasto anche sulla spianatoia. Quindi vedete la lievitazione è un altro passaggio chiave per ottenere poi delle ciambelle realmente soffici, oltre alla patata. Schiacciamo un po' con le mani, quindi vedete, poi ci mettiamo la farina sopra un po'. E stendiamo l'impasto con il mattarello. Lo spessore deve essere di 1,5 cm. Ecco qui, vedete lo spessore? E cominciamo quindi a formare dei cerchi con il coppapasta. Adesso facciamo il buco delle ciambelle. Vi abbiamo detto, noi stiamo utilizzando il beccuccio della sac à poche, ma potete in alternativa, se non ce l'avete, anche utilizzare un tappo o qualcos'altro che abbia più o meno un diametro di 2,5 cm, vedete? Un tappo, vedete? Ecco qui. Non fate il buco troppo largo, 2,5 cm va bene. E che abbiamo fatto? Abbiamo tagliato, vedete, la carta da forno a forma di quadratini, le mettiamo sotto alle ciambelle. Questa carta serve appunto per quando le andremo a friggere, tenderanno poi ad attaccarsi, invece con questa carta non succederà. Parliamo poi un po' di queste ciambelline. Sono ciambelle fritte che si mangiano soprattutto nel periodo di carnevale, ma non solo, poi si trovano al bar tutto l'anno. C'è chi le chiama graffe, come si chiamano a Napoli, o i Kraffen, proprio perché in realtà poi le graffe napoletane vengono proprio dal tedesco Kraffen, perché sono arrivate in Italia durante la dominazione austriaca, quindi nel XVIII secolo, e sono una variante italiana dei Kraffen tedeschi, diversi dai Kraffen tedeschi che in genere sono ripieni di marmellata. Noi abbiamo questa variante italiana e a Carnevale non possono mancare perché a Carnevale si frigge. Abbiamo fatto anche le chiacchiere, andatevi a vedere la ricetta, le castagnole che vi sono piaciute un sacco, sempre ricoperte di zucchero, che poi queste sono buonissime a colazione, immaginatevi di svegliarvi e di trovare queste ciambelle a colazione, fantastico, oppure a merenda. Febbraio non è di sicuro il mese delle diete con tutto questo fritto. Puoi farle, avete visto, è davvero semplicissimo. Inoltre, se le volete fare nel forno, c'è la possibilità, però ve lo diciamo, non sono assolutamente come le ciambelle fritte, se vi aspettate lo stesso gusto ne rimarrete delusi. Sono buone, però forse andrebbero un po' farcite perché tende a mancare qualcosa, si sente la mancanza di qualcosa. Quindi 170 gradi forno ventilato e 180 gradi forno statico. Per 20 minuti. Per 20 minuti. Se le friggete sono più buone però, questa è la verità. L'impasto che è rimasto ovviamente l'abbiamo tirato per ottenere altre ciambelle. Copriamo con pellicola, vedete, e facciamo lievitare altri 40 minuti. In una padella mettiamo l'olio per friggere e accendiamo la fiamma.
Friggiamo 3 ciambelline per volta, vedete, mettiamo la carta direttamente nell'olio e le friggiamo. L'olio ovviamente è caldo, ma non estremamente caldo, La frittura perfetta in genere è sui 180 gradi, però si devono dorare, ok? 160 va bene come gradazione. Ok, anche 160, cioè l'olio non deve essere estremamente caldo, vedete? Ecco queste carte a che cosa servivano. Questo vi rende la vita più facile. Se la padella è molto larga potete anche farne friggere 4 alla volta, Le abbiamo tenute 3 minuti, le stiamo girando. Sta venendo fuori già tutto il profumo fantastico di ciambelle fritte. Vedete come sono belle gonfie. Non devono assolutamente diventare, sapete, quel colore troppo scuro di frittura marrone. No, non sono buone così. Un 3-4 minuti per lato. Ecco qui, le possiamo togliere, vedete, sono appena dorate. Il colore è perfetto. Le ciambelline vanno zuccherate quando sono ancora calde, Vedete? Guardate come sono venute bene. Nel frattempo continuiamo a friggere, quindi friggiamo, appena diventano un po' più tiepide, che non sono bollenti, intoccabili, li mettiamo subito lo zucchero. Guardate che belle, c'è anche il tipico righino che si forma sulle ciambelle fritte, perfette. Quindi la nostra ricetta in realtà è terminata. Se vi è piaciuta la nostra ricetta fatecelo sapere nei commenti. Iscrivetevi al canale Cucina Geek per altre ricette come questa. E ovviamente ci trovate anche sui social, su Facebook e su Instagram, veniteci a trovare. Alla prossima ricetta, ciao!